Allora ragazzi, in questo video sarò davvero breve in quanto sono molto nervoso e non voglio rischiare di esagerare. Oggi è il 1° giugno e come sapete ogni anno in questa data, il 1° giugno, arriva il divieto per il sorvolo delle coste con i nostri droni. Ma forse quest'anno le cose saranno diverse in quanto nelle scorse settimane ci sono state delle indiscrezioni su una possibile bozza di modifica del regolamento dell'aria Italia. E proprio oggi sarebbe dovuta arrivare la sua ufficialità. Quindi ho fatto delle ricerche in rete, mi sono informato ed è proprio questo il problema ragazzi, mi sono informato. In quanto oggi sulle mappe ufficiali di Flight non è comparsa quell'odiosa linea rossa su tutte le nostre coste, ma al tempo stesso il regolamento dell'aria Italia non ha subito delle modifiche negli ultimi giorni, quindi ho voluto chiedere informazioni ai diretti interessati, quindi a D-Flight. Sono entrato nel mio account di Flight cercando dei contatti ed ho trovato questo. Chiedi all'esperto. Ragazzi, io non volevo crederci inizialmente, pensavo fosse magari un pesce d'aprile in ritardo, ma la realtà dei fatti è proprio quella che state leggendo. Io per chiedere delucidazioni, informazioni a D-Flight devo pagare quasi 30 euro, 29 euro per chiedere una singola informazione agli esperti di Flight. Ora, io non dico che il lavoro non debba essere pagato, ma chiedere 29 euro per una singola informazione, tra l'altro 29-30 euro è un numero a cui sia ENAC sia ENAV e D-Flight sono molto affezionati a quanto pare, credo sia una cosa davvero assurda, specialmente se consideriamo quanto il regolamento italiano sia ingarbugliato. No ragazzi, io questo non lo accetto. Quando ho letto questa cifra, 29 euro, stavo diventando un po' francese, un po' tedesco, cioè ragazzi io vorrei dirvi tante cose ma non posso perché rischierei di essere denunciato se dovessi dirvi quello che sto pensando in questo momento. Ragazzi, sto un po' meglio, perdonatemi se mi sono sfogato con voi, ma io quando leggo queste cose non ci sto più con la testa e devo parlarne con qualcuno, con la mia community. Quindi ora cosa penso? Vabbè, a parte tutto quello che non posso dire, penso che questo continuo chiedere soldi per ogni cavolata credo sia davvero estenuante ragazzi, non ne possiamo davvero più. Prima i 30 euro e passa per il patentino, poi per fortuna è uscito il patentino lussemburghese di cui ho parlato in questo video, tra l'altro nei commenti avete detto che praticamente quasi ogni patentino in Europa è gratis e l'Italia è uno dei pochi paesi in cui è a pagamento e tra l'altro ragazzi non vi nego che ho ricevuto delle email anonime leggermente, velatamente minacciose su questo, però sorvolo e ringrazio alcuni miei colleghi come Pinotti, come Bigenet e altri che hanno comunque esposto anche loro questa tematica, quello del patentino gratuito in altri paesi, quindi almeno non sono solo in questa battaglia, diciamo così, ma è un dato di fatto che si cerca di far cassa praticamente su ogni cosa, sul patentino, sulla registrazione di Flight, il Bitcoin, tra l'altro perché il Bitcoin nemmeno fosse una criptovaluta, ora sulle informazioni bisogna pagare pure 29 euro, io non so cosa pensare, quindi chiedo a voi ragazzi, cosa ne pensate? Credete che io sia esagerato oppure anche voi la pensate come me? Bene, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, parliamone insieme, se avete dubbi o domande chiedete, io cercherò di rispondervi al meglio delle mie possibilità. Bene ragazzi, questo è tutto, ci vediamo qui sotto nei commenti, vi chiedo se potete di condividere questo video a tutti i vostri amici in modo che tutti sappiano questa storia, in modo che tutti possano commentarla liberamente qui sotto nei commenti di questo mio video. Non fate mancare un like per supportarmi e iscrivetevi a questo canale attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E ora direi che è davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!